Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook. E io sono Max. Stasera presentiamo per la prima volta un'arma che non è originale, è una riproduzione, molto ben curata, ma pur sempre una riproduzione, di un moschetto a pietra focaia inglese, modello Shortland Pattern, detto comunemente Brown Bass, usato durante la seconda metà del Settecento e la prima parte delle guerre napoleoniche. Allora, questo moschetto, come dicevamo, si posiziona nel contesto del XVIII secolo, ovvero la seconda metà del XVIII secolo rispetto alla prima parte iniziò a vedere un cambio di tattiche, ovvero si iniziò a introdurre il fuoco su 3 ranghi, contrapposto alle formazioni del primo Settecento, così, dove si utilizzava la tattica addirittura su 4 ranghi, quindi necessitava di fucili più lunghi, ok? Quindi una volta che la formazione su 4 ranghi venne abolita, fu ritenuto non più necessario avere dei fucili lunghissimi, quindi diciamo che rispetto al vecchio modello, che era il Longland usato durante la guerra dei 7 anni, questo qua perdeva una buona spanna di lunghezza, insomma 10 centimetri, insomma detti così magari dicoci niente, ma in realtà si notava abbastanza anche a livello di dimensioni e anche di maneggevolezza, si può dire, questo qua. Anche perché siamo sul 1,20 m di fucile, quindi... Questo è anche 1,40 m, ecco, secondo me. Prima il Longland era in teoria 1,50 m addirittura. Tra l'altro sì, consideriamo che con la statura media dell'epoca, che secondo me non andava oltre il 1,60 m, c'erano i moschetti, erano quasi, i vecchi Longland erano quasi alti come il soldato medio dell'epoca. Ok, c'erano anche all'epoca anche le eccezioni, ma cosa possiamo dire comunque di quest'arma in generale? Quest'arma fu il fucile che accompagnò, come diciamo, i soldati inglesi nei, diciamo, momenti più salienti del XVIII secolo, ovvero la guerra d'indipendenza americana e la rivoluzione francese e la prima parte delle guerre napoleoniche. Ecco. Quando poi si conclusero le guerre napoleoniche, erano ormai già passati al modello successivo, l'India Pattern, che era ulteriormente più corto, anche lì per un motivo semplice, ovvero la profondità delle formazioni di tiro passò da 3 ranghi a 2 ranghi, quindi a quel punto li accorciarono ulteriormente il fucile. Infatti i modello India Pattern e Newland Pattern, usati verso la fine delle guerre napoleoniche, erano accorciati di ulteriori 10 cm. Come dicevamo, appunto, questa era l'unica motivazione della lunghezza di queste armi. Ogni tanto si rimane stupiti appunto da quanto fossero lunghi questi bagagli, ma non era, come molti pensano, un discorso di precisione, perché è una canna liscia. La canna liscia non è che se la fai più lunga aumenti la precisione, neanche il discorso di linea di mira, perché questi fucili, come vedete, non hanno una mira. Questo affare qua, lo vedremo dopo, è l'aggancio della baionetta. Questi fucili non hanno mira, non sono progettati per essere precisi, erano progettati per fare un tiro a raffica di battaglione il più possibile ordinato, per massimizzarne lo scarsissimo effetto. Quindi sì, erano così lunghi esclusivamente per un motivo di questione militare, di tattica. A livello di meccanica, come funzionavano questi moschetti? Allora, questo moschetto funziona grazie a questa meccanica a pietra focaia. Questa meccanica che, tra l'altro, piccola curiosità, diede origine al termine che oggi tutti usiamo di fucile. Il fucile deriva da questo perché nella lingua italiana, quando venne introdotto questo sistema a pietra focaia, fu chiamato acciarino a focile. Da qua il termine fucile, italianizzato, deriva da questo, piccola curiosità. A livello di funzionamento è banale. Vai Max, spiega a te. Qui abbiamo una cartella che contiene tutto il meccanismo all'interno del fucile, ad esclusione della molla della martellina, che permette di mantenere in posizione aperto, chiusa, questa parte che si chiama martellina, e il cane.
Il cane ha avvitata, cioè in una piccola morsa, una pietra focaia che sì, questa qua forse l'abbiamo realizzata noi. No, questa qua è un po' usata, ma l'abbiamo comprata. Sì, comunque se si trovano i sassi giusti si può realizzare anche in casa, spaccandoli e prendendo quelli della misura giusta. Il funzionamento com'è? Si prende la cartuccia, si riempie il bacinetto e si chiude. Armando il cane, lo si porta, se è duro questo, si porta in posizione armata e poi quando si preme il grilletto, me lo premi per favore, sì. Piano, facciamo vedere, scatta, va a picchiare con la pietra su questa martellina, si forma un ricciolo d'acciaio che viene tagliato, perché la martellina è di un materiale leggermente più duro, un ricciolo d'acciaio incandescente che va a innescare la polvere che poi prende fuoco e poi fa innesca la carica principale. Quindi se vedete, visto no, un sacco di scintille, è proprio un acciarino in tutto e per tutto, come tipo quello di Bear Grylls che usa accelerare il fungo. Quindi sì, è una meccanica tutto sommato elementare. Ecco, forse all'interno chiaramente ci sono tutti i meccanismi, una grossa molla che praticamente trasforma il moto di una molla a V nel moto rotatorio del cane. Perché quindi le molle a spirale sono una cosa molto recente. Sì. Fino agli inizi del Novecento le molle erano tutte con questa forma, a V. Esatto, e quindi sì, diciamo una meccanica diciamo un pochino più complessa come meccanica di funzionamento rispetto ai fucili che siamo abituati, dove c'è di fatto una molle elicoidale che lancia un percussore contro un innesco, ma tutto sommato insomma niente di catartico, insomma una meccanica abbastanza semplice. E questi furono i moschetti che, diciamo, il sistema pietra focaia fu uno dei più longevi in assoluto, perché si può dire che fu introdotto per uso militare verso la fine del 600, quindi intorno al 1680. Sono convinto che il più longevo sia quello a ruota. Questo è il secondo più longevo, però. Però il sistema ruota li hanno fatti per un botto, però c'è da dire che il sistema ruota in uso militare è stato usato poi abbastanza poco, perché costava una barca di soldi. Sì, era una cosa da ricchi, da nobili. E quindi diciamo che questo qua in uso militare, i moschetti a pietra focaia sono stati ordinanza dal 1680 fino al 1830 circa, quindi cioè un tempo incredibile, senza modifiche di sorta, perché alla fine cambiava sì la lunghezza del moschetto, ma alla fine il sistema era quell'è, cioè non cambiava di niente. Senza innovazione tecnologica non c'è stata necessità di cambiare. Esatto, cioè, si stava quello lì, poi dopo si è sviluppata la percussione, che però appunto poi con l'evoluzione tecnologica che c'è stata nell'Ottocento, quei sistemi lì poi sono stati chiaramente molto poco longevi, perché anche il sistema percussione è durato 30 anni neanche, insomma, quindi questi furono il cavallo di battaglia di un secolo e passa di combattimenti, di guerra, quindi diciamo un fucile che ha una storia, vabbè, questo è una replica come dicevamo prima, però è un fucile che insomma sono armi che hanno un fascino a parer mio incredibile. Cosa possiamo dire? A livello in generale, visto che non ci soffermiamo troppo, a livello di accessori vediamo che questo fucile veniva dotato di una cinghia in cuoio. Questa qua è una cinghia orrenda che non so neanche che senso abbia, perché era quella con cui me l'hanno dato, visto che io l'ho usato pochissimo in rievocazione, non l'ho mai cambiata, ma dovrei farlo, perché è una cinghia che tutte le volte che la vedo mi viene un cringe allucinante. Questa qua era la baionetta. La baionetta era una baionetta a calza, anche questa passò dal 600, si può dire, dall'inizio del 700 fino all'800 senza particolari modifiche, quindi il funzionamento era sempre quello, si innestava, si andava dentro più o meno a incastro. Quello che sembra l'attacca di mira, in realtà era il dente della baionetta. E questo, diciamo, è tutto ciò che corredava questo moschetto. Il soldato veniva fornito di un
kit di pulizia, cioè che un kit di pulizia era uno scovolo che si avvitava, togli la bacchetta. La bacchetta era, che da fare, era, merda, mi sa che l'ultima volta non l'avevo pulita, va bene. Allora, aveva il battipalla in un'estremità, le bacchette inglesi, avevano da un'estremità il battipalla e dall'altra estremità avevano questa fine filettata, quasi infilava uno strumento, uno scovolo. Sì, esatto, più strumenti, c'era il cavapalle per togliere le palle non sparate, c'era il portastracci per pulire l'interno della canna, che venivano conservati dal soldato in uno scatolino che teneva nello zaino o nel tascapane a seconda. Quindi diciamo che il corredo l'abbiamo già visto. Passiamo a questo punto alla munizione, esatto, al calibro. Questi qua, i moschetti inglesi, per tutto il 700 e per tutta la prima parte dell'800, sparavano una palla, diciamo era un calibro 75. Sparavano una palla calibro sottocalibrata, calibro 69, che venivano fornite ai soldati dentro delle cartucce di carta, dove di fatto la palla era avvolta nella carta che rappresentava il suo borraggio, diciamo, era il mezzo che faceva in modo che la palla fosse il più possibile giusta nella canna. Queste cartucce contenevano in fondo la palla e la carica di polvere per lo sparo, che erano tipo, dovrebbero essere in teoria 80-90 grani di polvere, una polvere a grani molto grossi. La polvere inglese era molto buona, tra l'altro, era paragonabile, contrariamente a quanto si tende a pensare che fossero polvere del cazzo, la polvere inglese dell'epoca, soprattutto la inglese, era molto buona ed era comparabile con la moderna svizzera, quindi non usavano la polveraccia. C'era chi, magari alcune nazioni usavano polveri un po' inferiori, ma gli inglesi usavano una polvere molto buona. E come funzionava? Di fatto la cartuccia conteneva la carica di polvere per un colpo. La cartuccia si rompeva coi denti, adesso non lo faccio, si metteva una pistina di polvere qua nel bacinetto, lo si chiudeva, si riversava, si ribaltava il fucile, si buttava il resto della cartuccia dentro alla canna e poi si picchiava giù con la bacchetta. Era un procedimento che a parole sembra lungo, ma uno che abbia un minimo di pratica riusciva a sparare a volontà circa 3 colpi, un colpo ogni 30 secondi, 20 secondi, insomma, era uno che uno che aveva la mano buona la sparava anche abbastanza in svelto. Poi chiaramente tutto ciò era limitato dal fatto che il fuoco, si cercava di massimizzare il fuoco sparando per raffiche di battaglione o comunque di plotone, in modo che decine di fucili sparavano all'unisono, in modo a massimizzare soprattutto l'effetto morale, perché si combatteva soprattutto gli scontri, diciamo, non erano decisi dal numero di morti che venivano provocati dalle raffiche, perché erano veramente pochissimi, cioè una raffica di 500 moschetti e non era raro che causasse anche solo 5 morti. Sembrano pochissimi, ma in realtà sparare con questi affari qua è veramente difficile, ancora di più buttare giù delle persone dall'altra parte. Quindi diciamo si cercava di giocare il tutto per tutto sull'effetto morale, per questo che si usavano anche uniformi sgargianti con cappelloni altissimi, si cercava di far paura al nemico, perché le battaglie diciamo si decidevano soprattutto sul morale, quindi non tanto sui morti che si causavano. Anche se diciamo che il morale lo cambiavano i cannoni. Esatto, anche verso il periodo napoleonico, quando iniziarono ad essercene un po' di più, perché nel 700 ce n'erano pochi, diciamo, ancora meno prima. Esatto. L'arte di costruire, e soprattutto erano molto poco mobili, anche se diciamo che l'effetto di queste palle a distanza ravvicinata, perché sì, una palla tonda, una canna liscia, perde velocità, è uno starnutone, perde velocità molto in fretta, quindi diciamo che a distanza ravvicinata causavano ferite orribili, perché comunque una palla di piombo che entrava, il piombo lo indurivano in qualche modo o erano delle lega pura su questo sinceramente non lo so, però secondo me non è che dovessero perdere tanto tempo, alla fine la palla la schizzi via, non si impegnavano molto a renderla, tanto alla fine a distanza ravvicinata causava grossi danni, quando invece aumentava la distanza si trattava di ferite molto pericolose, perché la palla arrivando non era
molto veloce, non bucava troppo, bucava il giusto, però si trascinava dietro strati di stoffa, vestiti, tutto il panno, il vestito che uno indossava se lo trascinava dentro la ferita. Infatti, e non è che la non era pulizia bello. fosse all'ordine del giorno in battaglia. 800. Diciamo che anzi No, era nella vita dell'epoca. beh sì, Un uomo che si beccava una ferita del genere tendeva a infettarsi e era disposizione un'epoca solita senza- dare che prima delle battaglie i soldati avevano la disposizione di mettersi la camicia pulita proprio per questo motivo qua, minimizzare il rischio di infezioni. Cosa si può anche dire di questo genere di arma, di questa tipologia di arma? Allora, questo, vabbè, facciamo vedere che questa qua è una mia... È una replica di libera vendita, si tratta Sì. di un'arma monocolpo ad avancarica, quindi in Italia è tuttora di libera vendita. Esatto. Cioè, lo è da qualche decennio. No, penso dal 2002, primissimi anni 2000. Insomma, guarda. Quindi sì, diciamo che anche a livello nostro di quando le rievocazioni storiche, diciamo, ci semplifica notevolmente il trasporto e l'uso e il fatto di portarle in giro. Non è più un'arma. Non è Agli occhi della legge. esatto. È del tutto funzionante comunque, perché comunque è bancato, cioè è bancato in Inghilterra. Questo qua è una replica indiana, è stata importata da un rivenditore inglese che ha provveduto a sistemare alcune cose, gli ha rifatto una finitura simile all'originale, sono stati bancati e poi sono stati spediti qua. E questo qua sì, appunto, è un'arma che ci ho sparato molto poco, la uso in rievocazione. A proposito, facciamo un po' di pubblicità al King's Regiment of Foot, che è il mio gruppo di rievocazione storica, visto che tutti ci chiedete andiamo a sparare, venite in rievocazione, dai, iscrivetevi, venite, se avete le palle, venite in rievocazione con me che vi derno. Quindi... Finito? Bene, no. Ragazzi, questa è un'arma, sì, chiamiamola arma, che è molto divertente, contando che la polvere da sparo si può acquistare anche a prezzi irrisori, perché non è l'infume che arriva quanto? Minimo 25 euro al chilo, Sì, mezzo chilo. però cioè, diciamo che per sparare con la polvere nera oggi, la polvere nera adesso sono arrivate Sì, le ma- PNF2 francesi e sono valide. Te vuoi sparare con la polvere di parente? Sì. Ma no, la Le polvere di polveri, parente non è- bisogna usare delle polveri economiche. Quanto è? 10 euro al chilo? Uno se la può permettere, Sì, si ma dai, diverte. però va bene a fare i ciocchi. Perché con questi cosa vuoi fare? Vabbè. Volete fare i ciocchi? Potete riempire mezza canna che tanto qua non scoppia niente. No, dai, sì, dai, forse no. Acciaio buono, regge, tante polveri di merda. No, volendo... E anche sicura. Diciamo che sì, è veramente difficile sparare, cioè ci vuole veramente una grande passione per sparare abitualmente al poligono con questo genere di armi, con un minimo di efficacia, perché comunque se vuoi l'efficacia devi fare dei caricamenti un po' particolari, poi ci sono alcune regole del TSN che chiaramente impediscono in certi TSN ti impediscono di fare il caricamento storico, quindi devi fare un caricamento prima dal davanti e poi innescare alla fine. Sì, diciamo che Sì, bisogna informarsi. è un'arma interessante da avere ogni tanto, portare al campo di tiro, tirare qualche trombonata, qualche ciocco e... Sì, quando uno si annoia di sprecare casse di surplus, magari può provare anche qualcos'altro. Sì, diciamo è una cosa molto... Puoi provare l'esperienza pirata come Jack Sparrow. Sì, comprate uno di questi che... Certe armerie li trattano, ci sono le repliche molto buone di Pedersoli, chiaramente sono una fascia di prezzo superiore a questi, le repliche di Davide Pedersoli che sono molto buone, buonissime, ogni tanto le trovate su armi usate a prezzi anche abbastanza buoni, se qualcuno li vende. Nuove sono veramente, insomma, sono una fascia di prezzo superiore a questi. Questi qua invece, queste repliche indiane qua, si possono ordinare tramite Armae, che è un sito francese, te le spedisce senza il focone. A quel punto lì puoi provvedere a mandarli in armeria da un'armeria di fiducia che provvede allo sturamento del focone e alla bancatura, che per le regole del TSN, se si volete sparare, va fatta. Cosa si può dire ancora su queste cose qua?
abbiamo parlato che è reperibile, abbiamo confrontato prezzi, ma non abbiamo detto i prezzi. Vogliamo dire qualche prezzo? Sono numeri un po' alti per me, non mi piace dirli. Allora, diciamo che un nuovo di Pedersoli vai sui 1500 euro. Un usato di Pedersoli si può trovare tra i 5 e gli 800 euro a seconda delle condizioni. Io personalmente li consiglio sempre, anche quando i ragazzi in rievocazione hanno la possibilità di mettere le mani su un Pedersoli, io gli faccio sempre prendere il Pedersoli, anche semplicemente per un discorso di ricambi. Metti che uno perde una vite di un Pedersoli, chiama Gardone e gliela fanno. Uno mi perde una vite di queste, come qualche Melnetto me l'ha persa, sono fottuto, anzi sto aspettando che qualche buonanima me la possa rifare al tornio, perché chiaramente gli indiani lavorano con dei passi inch, le viti nostre non vanno, quindi bisogna rifarle al tornio. Questi qua, diciamo, sono una valida alternativa economica della serie. Se non c'è altro si può prendere. Poi è chiaro che se poi dopo uno non ha esigenze rievocative, lo vuole usare a fare dei ciocchi in poligono, questo qua da Armae lo trovi a 450 euro ed è un'arma del tutto funzionante. Mettici le spese di spedizione, un po' le spese in armeria per il come si dice, per la bancatura e coso, ci verranno un altro centone. Sì, dipende quanto è onesta l'armeria. Ok. Contando che le armerie vi spillano, va bene. Insomma, un altro centone ci parte. Comunque sì, diciamo che appunto, tra l'altro Armae dà una vasta gamma di possibilità anche riguardo, per esempio, pistole. Per esempio a me le pistole che Pedersoli, a parte quelle diciamo quelle storiche, quelle francesi, non ha una gamma così esagerata. Invece su Armae trovi tipo quelle francesi, trovi quelle inglesi, quelle settecentesche che a me piacciono molto di più, ma lì chiaramente va a gusti. Vabbè, abbiamo fatto una bella trattazione su questo mondo un po' diverso al solito delle repliche. Direi che possiamo dire che ci rivediamo alla prossima puntata, anzi proveremo al poligono. Direi che ci facciamo una bella prova al poligono. Direi che potete mettere mi piace alla pagina, seguiteci, iscrivetevi al canale, e direi che da Cook e da Max è tutto. Ciao amici.